stai sognando? Ti piace? Sì, ti piace, vorresti che non finisse più? Sì. Che ne dici, è stata una buona idea? Dai, Roberto. Rifare quel vecchio servizio? Va bene, Kim? Sì, è una buona idea. Perfetto. Ma non sono d'accordo sulla tua sostituta. Ah, Tony sa il fatto suo. E Kim è bellissima. Sta scegliendo il trucco. Ma con te era un'altra cosa. Per la nostra rubrica dedicata ai riassuntoni e per gli appassionati del thriller all'italiana, ma soprattutto della bellezza delle sue protagoniste, oggi ci immergiamo nell'intrigante e sensuale mondo di Le foto di Gioia, un film del 1987 diretto da Lamberto Bava, che vede protagonista la meravigliosa Serena Grandi. Ma prima non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un episodio di questo podcast. Pronto? Gioia, Sì, sono io. ciao tesoro. Dai, dai. Sei bellissima oggi. Più bella del solito. Ti stai ripetendo, lo sai? E non è divertente. Le foto di Gioia è un film che mescola il giallo e il thriller erotico in modo unico, caratteristico del cinema di quegli anni. Lamberto Bava, figlio del maestro del terrore Mario Bava, ci regala una storia avvolgente e piena di colpi di scena, ma sono le presenze femminili a rubare la scena. Serena Grandi e Sabrina Salerno, due icone di bellezza dell'epoca, sono le vere protagoniste di questo viaggio nel mistero e nella seduzione. La storia ci porta nella vita di Gioia, una ex fotomodella interpretata da una Serena Grandi al massimo della sua prorompente bellezza. Gioia eredita dal marito una rivista per adulti e si ritrova presto al centro di una serie di brutali omicidi. Gioia, hanno ucciso la tua modella poco fa. E hanno scaraventato il cadavere in piscina. Che scherzo idiota, Mark. Preferisco le tue volgarità a certe scuse cretine per telefonarmi. Un ammiratore ossessionato dalle forme sensuali della protagonista inizia a uccidere le ragazze che lavorano per la rivista, creando un clima di terrore e suspense. Sabrina Salerno, nel suo debutto cinematografico, interpreta una delle modelle e con la sua presenza aggiunge un ulteriore tocco di sensualità e mistero al film. Il suo ruolo, benché breve, è impreziosito dalla sua incredibile bellezza e dal carisma che la porterà a diventare una stella della musica pop italiana. La tensione cresce quando il killer si avvicina sempre più a Gioia, costringendola a indagare per scoprire chi si nasconde dietro questi atti di violenza. Ma può dirci come sono andate le cose? Beh, ecco, saranno state le 8 e mezzo. Io sono andato a buttare della carta in quel cassonetto e mi sono trovato davanti il corpo di quella povera donna. Aveva un vestito azzurro, delle perle. I sospetti si concentrano su diversi personaggi, tra cui Flora, la proprietaria di una rivista concorrente, ma il colpo di scena finale rivela che il vero colpevole è, non ve lo dico per non fare spoiler, ma la sorpresa è assicurata. Forse sono stato l'ultimo ad averla vista viva. L'ultimo no, dimentica l'assassino. Girato a Roma, negli studi De Paulis, Le foto di Gioia è un prodotto della casa di produzione di Luciano Martino. Nonostante le premesse e il cast stellare, il film non raggiunse il successo di pubblico sperato, con incassi al di sotto delle aspettative dopo la sua distribuzione nelle sale italiane il 3 aprile 1987. Tuttavia, il film ha trovato una seconda vita nel mercato estero, dove è conosciuto con il titolo Delirium. Le critiche, seppur miste, hanno sempre sottolineato la capacità di Bava di creare atmosfere dense e visivamente accattivanti, nonostante alcune battute e sviluppi di trama possano sembrare forzati. Se volevi spaventarmi, ci sei riuscito. Adesso lasciami andare a letto, per favore. Peccato che tu abbia spento le luci un attimo prima che io potessi vedere l'assassino in faccia. Personalmente trovo che Le foto di Gioia sia un film da riscoprire, soprattutto per gli amanti del cinema di genere italiano. Serena Grandi è semplicemente magnifica. Sabrina Salerno, pur in un ruolo minore, mostra quel fascino e quella seduzione che la renderà famosa in tutto il mondo. Morando Morandini, nel suo dizionario del cinema, critica il film per i suoi espedienti sensazionali e battute banali, ma a mio avviso queste sono proprio le caratteristiche che rendono Le foto di Gioia un cult del suo genere. È un film che non si prende troppo sul serio, ma sa come tenere incollato lo spettatore allo schermo, anche se la colla è più la bellezza delle attrici che la trama in sé. In conclusione,
Le foto di Gioia è un film che merita di essere visto o rivisto per apprezzare la maestria di Lamberto Bava nel giocare con i cliché del genere senza mai cadere nel banale. Serena Grandi e Sabrina Salerno sono icone di una bellezza senza tempo e il film è un perfetto esempio di come il cinema italiano sapesse mescolare erotismo e thriller con una maestria unica. E voi, cosa ne pensate di Le foto di Gioia? Avete altri film di Serena Grandi che vi hanno particolarmente colpito? Fatemelo sapere nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciate un like e suggerite su quale attrice vorreste che fosse la prossima puntata. Non dimenticate di iscrivervi alla Soffitta di Pippo per restare sempre aggiornati sui miei contenuti. Arrivederci e al prossimo episodio. Ti ho annoiata. Oh no, no, tutt'altro. Se non dovessi alzarmi presto resterei qui tutta notte.